In questo episodio Esso delicious, no? Mamma! Dai, oggi va così. Welcome to Indiana. Che strano, ti esce la carrozza, è fantastico, cavoli. Dritte, senza una curva. Chicago! Hey, Julia. Wasion, si chiama così questo paesino in cui mi trovo ora. Anche oggi la giornata non promette bene, ma mi mangio per colazione una pannocchia come da vera local. Esso delicious, you know? Una piccola curiosità dell'Ohio è che ho notato, vedo che i motociclisti vanno senza casco e mi è stato detto che in Ohio non c'è una legge praticamente che ti dice che non è obbligatorio che tu porti il casco, ma è obbligatorio che porti gli occhiali da sole. Seconda cosa, ma questo lo sapevamo già, l'America è un mondo fatto a misura di macchina e tutto è drive-in, quindi il cinema è drive-in, quasi ogni ristorante è drive-in, le farmacie sono drive-in, drive-thru, cioè è tutto drive-in, drive-thru, drive-in, drive-thru. E lo vedo appunto passando per le strade da distante, vedo appunto tutti questi stabilimenti con scritto così, ma allo stesso tempo c'è un grandissimo rispetto del ciclista e mi trovo veramente in tante piste ciclabili o comunque su strade con una bike lane. Ma bando alle ciance, prima di prendermi tutto il temporale è meglio che mi sbrighi. Oggi destinazione Butler, nello stato dell'Indiana, che è un altro paesino probabilmente di campagna, a quanto ho capito. Dai, oggi va così, ma mi manca un'oretta. Ora c'è una bella pioggerellina. Bella domenica. Alone in the dark. Veramente non c'è nessuno. Questa signora che è appena andata praticamente mi ha fermata per la strada perché praticamente qua la pioggia è un po' crazy, diciamo, e quindi è cominciato a piovere, ma poi improvvisamente è venuto giù un super acquazzone, quindi sono un po' così le piogge, e quindi mi ha detto no, vieni qua, ti do riparo nella mia. Qua lavorano il grano, quindi stai pure qua, se vuoi ti apro l'ufficio, così. Ecco, quindi niente, cioè sono in mezzo alla strada e questa signora mi ha visto, perché effettivamente è venuta giù bella forte, a volte è un po' pericoloso per strada. Addirittura mi ha lasciata, mi ha detto che doveva andare a messa e che avrebbe fatto una preghiera per me, quindi bellissimo, ragazzi, è una cosa stupenda quello che sta succedendo. Sto varcando in questo momento il confine tra Ohio e Indiana, quindi welcome to Indiana. Oggi mi ospiterà Kevin, un signore che ha mille cose da raccontarci, e per questo gli ho dedicato un intero video che vi metto in descrizione. Mi stupisce sempre di più questa America, dove è fatto tutto a misura di macchina, però ci sono un sacco di trail e un sacco di spazio per le bici, che a volte si trovano anche così casualmente. Bello bello. Poi tutti in mezzo ai boschi. Have a seat, but don't sit too long. Life is waiting. Ah.
come dargli torto. Infatti mi siedo solo per una mela veloce e poi si riparte. Mi accorgo di qualcosa di diverso. In effetti sono entrata in un'area abitata dagli Amish. Vivono così. Cioè, che strano, ti esce la carrozza, è fantastico, cavoli. Questa comunità infatti vive tra le colline dell'Ohio, Pennsylvania ed Indiana. Sono originari della Svizzera e Germania e a causa delle persecuzioni si sono trasferiti qui per isolarsi dal mondo e preservare le loro tradizioni. Così super rurale con i cavalli. Ho provato ad approcciarmi a qualcuno di loro, però tutti erano indaffarati nelle loro faccende e tipo le uniche persone a cui mi sono avvicinata se ne sono andate. Anche sto giro è tempo di montare la tenda. Ho chiesto il permesso ad una ragazza che mi ha concesso un angolino del suo giardino. Anche qui le recinzioni non esistono, sono vicino ad un parco pubblico e mi sembra di non essere in totale sicurezza, ma questo è solo un'impressione dovuta dalle mie abitudini da europea. Allora, questa mattina mangio quello che è rimasto della cena di ieri dell'indiano. Non l'ho mai fatta una cosa del genere, però non ho altro da mangiare e ho fame adesso, quindi mangio e vediamo come sarà questa esperienza dell'indiano alle 7 di mattina. Poi io sto andando a bere un caffè. Comunque, per fortuna anche questo caffè l'ho chiesto short. Cosa che mi ammazza di più in questo momento sono queste strade infinite di asfalto dritte, senza una curva, completamente dritte, e mentalmente sono bestiali. Quindi per quello che adesso sto pensando un po' cosa fare al ritorno, perché dover rifare la stessa strada per me, io non so Luigi come ha fatto, perché veramente rifare la stessa cosa, cioè è veramente è una prova mentale, non da cioè più che fisica, è veramente mentale. È tempo di fermarmi a Chesterton e sono veramente a 80 km da Chicago. Toasted garlic, basil, balsamic vinegar, Right? and ricotta and honey, Honey, yeah. and lemon zest. Amazing! You see? Ooh, frosting. I know, that's the best part. Yeah, It's got lemon oil. like this. There you go. Yeah, let me grab a plate. If you like it too much, he won't. I won't feel bad if you Okay. eat You it taste all. that lemon? Sono all'Indiana Dunes Park e mi hanno portato loro. È una bellissima veglia prima di arrivare in città. In fondo c'è Chicago. Là. Non si vede, ma io lo vedo. Un bellissimo tramonto, Chicago sullo sfondo. Sono emozionata. Mi sembra quasi impossibile. L'ultima volta che ho guardato i chilometri ero a 700 km da Chicago e ora solo 80. Mi sembra impossibile. Cioè, a volte è fantastico e esserci arrivata solo con le mie gambe è ancora più bello. Sono esattamente 2 mesi che sono in viaggio e sto arrivando a Chicago e sono vestita nello stesso modo in cui sono partita di casa il 9 giugno e sono emozionata uguale, penso
adesso mi mancano 53 miglia e sono arrivata. Non ci credo quasi. Ecco, mi sembra il primo giorno. Allora, sono anche un po' preoccupata perché appunto tutti mi dicono be careful, be careful. Si sa che Chicago non è una delle città più sicure del mondo, però cercherò di essere careful come mi dicono. E ci sono, sì, come tutte le grandi città, però sembra essere la città più violenta degli Stati Uniti e non credo che quando il buon Luigi si è messo in strada fosse così, ma sono passati 130 anni ed è normale che le cose siano leggermente cambiate. Oggi è il 10 di agosto e è, diciamo, il giorno di San Lorenzo, delle stelle cadenti, quindi dei sogni, e non poteva capitare il giorno migliore per arrivare a Chicago. Non l'ho deciso, cioè tutto si sta, è come se si stesse tutto si stesse incastrando alla perfezione. Lì mi ha lasciato qualche leftover di ieri, in queste bruschette con la ricotta al limone, mamma mia che buone. Ho corso come una gazzella, non ho mai corso così, ho troppa voglia di arrivare, ho già fame. Mi sto divorando queste bruschette, mamma mia, buonissime. Mamma mia, non ho mai pedalato così veloce in questi 2 mesi, ma la voglia di arrivare è tanta e sto usando tutte le energie che ho per arrivare direttamente a destinazione. Mi manca ancora un'ora e ci sono. Chi l'avrebbe mai detto che l'arrivo a Chicago sarebbe stato in una spiaggia sul lago Michigan? Troppo forte. Hey Julia, I'm Bryce, so Right. I'm here. We met, you're just arriving to Chicago. I'm Yeah. here. I'm on my last day, I'm heading out tomorrow. I have just arrived. You've so, just arrived? Yeah, you're going. We're switching, we're Yeah, passing. exactly. And I'm shooting a video for my YouTube channel, TDC, on Okay. Chicago. Right? And how it's almost a mega city and how it's the crossroads of America. Okay. It's LA and New York are big because they're ports for international shipping, but Chicago is big because it connects America historically. And that's one of the reasons why the World's Fair was here. Yeah. You are here for it. Yeah. Che bello viaggiare in bici. Si conoscono sempre un sacco di persone. Però mi prendo una settimana per vederla meglio, perché insomma merita, insomma, se non una settimana, qualcosina in meno, però giusto per visitare. Chicago mi accoglie così, nel suo traffico, tra i suoi grattacieli e le luci che la rendono veramente unica. Sono ufficialmente al giro di boa di questo viaggio. Per scoprire di più sulla Wind City, continuo con il prossimo episodio.